Vai. Buongiorno amici del canale. Ciao. Allora, oggi diciamo che non è proprio la giornata perfetta per questo restyling, però come sapete bene, quando arriva l'inverno mettiamoci a fare le cose che andrebbero fatte in primavera, estate, certo, infatti il calzolaio va scalzo. Quindi è arrivato l'inverno, inizia a scendere la temperatura in Piemonte prima delle altre regioni e io ho questa porta che è messa malissimo ed è piena di buchi e devo farla in fretta perché altrimenti qua dentro patiamo il freddo. Quindi oggi la smonto, nonostante più vigini fuori, metterò un cartone in modo che non entri acqua, vabbè, mi ingegno e cercherò di farvi vedere come trattare una porta del genere evitando appunto che continui a deteriorarsi. Dentro è praticamente perfetta perché siamo bravi, passiamo l'olio, la cera e tutto, invece fuori non è mai stata restaurata. Quindi ora chiamerò magari Ibra ad aiutarmi, vediamo, per smontarla, la porto di là in laboratorio e lavoriamo insieme su queste due belle porte che sono molto vecchie, 1850. Partiamo. La prima cosa da fare è quindi smontare la porta e lavorare sulla porta orizzontale. So che tanti di voi mi diranno ma io sono in condominio, ma io non posso, ma io sono solo, ma io non ho tempo. Allora, le cose vanno fatte bene, per farle bene si fanno in orizzontale. Stessa cosa vale anche per il portoncino d'ingresso, ma in quel caso mi rendo conto che una porta blindata è una cosa un po' differente e pesa anche molto di più. Però per quanto riguarda le porte normali, le cucine, mi raccomando, utilizzate questa soluzione. Ora noi togliamo i rigoli che ci sono intorno ai vetri per togliere ovviamente i vetri. Questo ci consentirà di carteggiare, di lavorare meglio senza sporcarli con silicone o altro, ma soprattutto senza rischiare di romperli. Per questo mi collego, è meglio farlo d'estate o primavera, non a novembre quando piove, però vabbè. Allora, mi raccomando, quando fate questo lavoro cercate di, vedete questa porta ormai non ce la fa più, di fare attenzione, attenzione, attenzione e ovviamente non rischiate di scalfire il vetro. Guardate, ci sono dei micro chiodini che ovviamente sono stati messi per tenere fermo il cordolo e io qui utilizzerò una metodologia che non sempre i restauratori amano, ovvero mettere il silicone dove c'è il vetro. Però ognuno a casa sua fa come vuole. Io voglio evitare al massimo gli sprechi e gli spifferi. La mia casa ha molti spifferi perché le porte sono tutte così e quindi se io posso inventare un pelino mettendo il silicone intorno al vetro, io lo faccio. Emma si sta premunendo con una matita di scrivere il numerino del cordolo della porta, così almeno quando vado a rimontarlo sono sicura di beccare il punto giusto. Fatelo perché poi quando magari avete 3 porte smontate non è così facile. Ci sono cascata anch'io in questa cosa. Io continuo pian pianino, vedete, guardate, viene via tutto, a togliere via tutti i pezzi e poi leverò il vetro, sia sopra che sotto, quello grande rettangolare e quello piccolo quadrato. Vedete, io faccio attenzione a non rompere nulla, in modo da non doverli cambiare. E ora toglierò anche gli ultimi chiodini che sono rimasti conficcati nel legno. Tac. E adesso, sempre con l'aiuto di Emma, mie Titi e mi, togliamo il primo vetro. Come vedete ha fatto un po' di grip, soprattutto là perché hanno messo un filino di silicone, ma era ormai talmente secco e vecchio che non teneva più, quindi passava un sacco di aria. Vai, aiutami. Ce l'ho, Oppala, benissimo. Tolgo anche il secondo vetro, nella parte sopra il secondo cordolo, e come potete vedere da vicino si vedono alcuni residui appunto del vecchio silicone, ma non vi preoccupate, tanto nel momento in cui il silicone secca diventa proprio facile da togliere. Infatti ora io con la spatola, me la puoi passare per favore Emma? Sì. Grazie. La toglierò tutta e mi assicurerò che non ci siano più residui, guardate, del vecchio silicone. E lo metterò poi nuovo, bello, pulito, puro. Quindi non vi preoccupate, dove ci sono i vetri mettetelo il silicone, perché
nel momento in cui ci sarà da fare questo lavoro e toglierlo sarà molto facile. Noi ora puliamo, togliamo e verifichiamo tutta la superficie prima di passare al prossimo step. Il vetro non c'è più, anche là. Però ora il primo passaggio, prima di iniziare a divertirsi, stuccare, incollare, è quello di pulire la superficie. Lo so, nessuno di voi ha voglia, ma se non avete voglia di fare questo passaggio non dovete neanche arrivare a questo livello. Quindi non dovete deteriorare la porta o la persiana fino a farla scrostare come in questo momento, perché altrimenti poi non c'è nulla da fare. Quindi o provvedete anno dopo anno a idratare, quindi passate anche l'olio jasmine in modo da idratare le superfici e far sì che la pittura, magari il protettivo che avete dato, non crepi, non secchi, altrimenti irrimediabilmente dopo 10 anni di incuria arriveranno a questo livello. Io ora ho fatto la cattiva, quindi passo, ne pago le conseguenze. Prendo un pezzo di carta vetro abbastanza grande, questa è una 60, io parto sempre con la più grande quando ho delle rovinature del genere e poi pian pianino scalo fino ad arrivare magari anche a 100. Però prendo una spugna perché è un po' più morbida. Se vi trovate male voi con le spugne potete anche prendere il tampone, quello che serve proprio apposta per la carta vetro, ok? Noi li abbiamo entrambi, adesso vediamo se ci troviamo bene con uno o con l'altro e decidiamo quale utilizzare. Io prendo la mia spugna, la metto qua e se avete l'asparapunti date 2 graffettate, si ferma e siete a posto, altrimenti un elastico, quello che volete voi, l'importante è che sia bella ferma. Parto e faccio questo. Perché uso la carta vetro sulla spugna? Perché gratta di più. La spugna è un po' più delicata. La prima passata mi serve solo per togliere via i residui di vernice e le scaglie di legno. Quindi fate attenzione, mettete i guanti come ho fatto io. Quando passerò poi la seconda carta vetro, lì mi servirà proprio per lisciare e renderlo proprio vellutato. Mentre Emma passa quella più grande, che è una 60, io passo la 100. Stesso discorso, ci vado leggera leggera, faccio lo stesso lavoro utilizzando mi aspiri solo? Sì. Il metodo che vi sto per far vedere ce l'ha insegnato Barbara, la mia rivenditrice di Oristano, la Galleria del Tempo. Lei è una restauratrice, è un'antiquaria e con suo marito ha progettato, brevettato questo metodo che è proprio infallibile. Avete 2 alternative. Se avete crepe come le mie è meglio utilizzare il mio metodo. Se avete proprio pezzi molto molto grandi e non riuscite a farlo con questo metodo potete utilizzare anche il bicomponente. Ok, lo trovate sul sito di Easyrom, lo trovate dai rivenitori Magic Paint, è il bicomponente stucco che si miscela e diventa molto rigido. Perché in questo caso vi faccio vedere il metodo con la colla mastro d'ascia e non con il bicomponente? Perché in realtà è una colla molto particolare, creata per il legno, per l'edilizia, creata addirittura per le cose che stanno al mare, non patisce neanche la movenza che ha il legno quando è all'umido e poi al secco, quindi una colla che in realtà si adatta moltissimo perché gonfia e non subisce appunto le dilatazioni del legno. Per questo motivo è ovviamente perfetta per questo tipo di stucco. Però che ci serve? Ci serve della segatura. Allora io ho questo aggeggino molto molto vecchio che ho sempre stimato, apprezzato e l'ho lasciato sempre lì appeso, ma in realtà lo uso quando mi serve. Prendo un po' di segatura che mi ha dato il mio falegname di fiducia. Se avete della segatura che avanza da magari una levigatura di parquet ancora meglio, altrimenti potete utilizzare una segatura normalissima e fare questo lavoro qui.
Come vedete la segatura che ne esce è impalpabile, è fine, 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 fine. È proprio come passare al staccio, che ne so, la farina piuttosto il pangrattato. E ovviamente quella che c'è su è quella più grezza. Io la butto perché poi non mi serve più a nulla e terrò semplicemente questa più fine. Per ora mi basta così. Tutte le volte che mi serve ancora segatura vado a prendere il mio setaccino, la mia segatura e me la faccio al momento. Ora si passa alla fase successiva. Una ciotola brutta, questa è una vecchia ciotola di un cane, e bisogna fare una miscela perfetta creata con segatura e colla Mastro d'Ascia. Io devo stuccare tante cose, quindi ne creo in base alla quantità di superficie che devo stuccare. Attenzione però, perché asciuga molto in fretta e quindi dovete fare attenzione anche a questo, nel senso che creiamo una nostra patina polpa, ma dura circa 15 minuti, quindi dovete essere veloci, motivo per cui è meglio crearne un po' per volta e piuttosto si rifà. La percentuale di colla Mastro d'Ascia che andiamo a mettere non è tanta e se ne aggiunge se serve, deve diventare una pasta comunque cremosa, tipo una crema chantilly. Ora con una spatolina me la lavoro, se non basta ovviamente ne mettiamo ancora, ma mi sa che ne serve ancora un po'. Quando la colla gonfia, perché si asciuga, mi raccomando dovete avere a portata di mano una piccola morsa, adesso ve ne faccio vedere anch'io qualcune, man mano che vado avanti con la procedura, tenetela a portata di mano anche voi. Vai, ancora un po', perché è troppo ancora segoso e non è ancora abbastanza morbido e non si può lavorare, quindi ancora un po'. Se ne prende un po' per volta e si va ad inserire bene 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 nelle crepe. È un lavoraccio perché ci vuole pazienza, quindi se non avete pazienza dovete comunque trovarla e fate attenzione perché nel momento in cui poi lei gonfia riempirà anche i buchini dove magari ne avete messo un plino di meno. Però come vedete io la lavoro tanto e cerco di andare bene in profondità, in tutti i punti in cui questa porta ha delle aperture. Vedete soprattutto qui, qua è molto importante, guardate quanto ce n'è. Bisogna anche fare piuttosto attenzione perché non bisogna poi dopo esagerare, in quanto poi va rimesso qua anche il vetro. Quindi piano 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 si fa questo bel lavoro di precisione dappertutto. La nostra mistura di Mastro d'Ascia e segatura è bella bella indurita, quindi se vedete le fughe, guardate, io gratto, passo, durissimo, sembra veramente pietra. Chiaro è che ora carteggiare sarà leggermente più difficile rispetto a prima, quindi vi consiglio fortemente di utilizzare una levigatrice, ok? Nel caso la levigatrice non vi basti, bisogna tranquillamente mettersi lì piano piano e andare nei punti in cui non arriva la levigatrice. Partiamo e vediamo cosa viene fuori.
Come vedete liscia 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 e i buchi pieni 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 di colla e di segatura sono completamente tappati. Chiaro che adesso ci sarà il trattamento da fare, passerò il marron glacé, farò il resto, ma guardate come il legno è diventato pieno, corposo, lo ha diciamo risolidificato, lo ha nutrito da dentro, attaccandolo, incollandolo e lo ha riempito. Quindi è un ottimo metodo per andare a riparare alcuni danni se non si è dei professionisti, diciamo, proprio del legno, quindi non siamo andati a fare le lische di legno, inserirle, non siamo falegnami, quindi questo è un ottimo metodo per riparare delle rotture del genere facendo un lavoro fatto bene. Ora vado a carteggiare questa parte dove ho messo colla e segatura, quindi questa è la parte più importante dove lo stucco ne ho messo di più, c'era proprio un bel buco qui e vediamo come viene tra un po'. Se avete degli vecchi scalpelli tipo questi, potete anche utilizzarli per andare a eliminare gli eccessi che magari sono andati nelle modanature, ok? In alcuni punti si sono formati degli eccessi che io posso anche togliere con gli scalpelli. Guardate, a volte si trovano nei mercatini per pochi euro. Vedete, ma ne ha uno, attenzione a fare perno perché qua al fondo sai che non c'è. Quindi in realtà, brava, toglilo e togli il pezzo. Questo, ok, vedete che questa scanalatura la stiamo riprendendo a vivo fino a qua, però dopodiché era tutto legno pieno mancante. Limiamo fino ad arrivare al punto che ci serve e di ricostruzione. Qua devo ancora togliere 2 millimetrini, dopodiché carteggio. Passiamo un panno strizzatissimo con acqua ammoniaca, questo per togliere gli ultimi detriti che ci sono, il pulviscolo rimanente e soprattutto perché se in alcuni casi voi non abbiate passato bene la carta vetro e se ci fossero ancora dei punti magari di unto, acqua ammoniaca li toglie. Mi raccomando però, se fate un lavoro del genere fatelo bene perché durerà tanti anni. Marron glacé gloss, il protettivo Magic Paint leggermente tonalizzato color noce. Ha una tonalità meravigliosa, ma la sua bellezza è oltre che tonalizzare, proprio ravviva e riesce a mimetizzare qualsiasi difetto. Adesso io ne stenderò 2 mani e vado con vernice pura, non per altro, perché so che il legno beve molto, ma perché comunque fa molto freddo ed è già umido l'ambiente, quindi se vado a immettere ulteriormente l'acqua diluendola, cosa succede? Che ci metterà ancora di più ad asciugare e io non ho molto tempo oggi, quindi passo la vernice pura, poca per volta, perché controllo, tonalizzo, anche io stendendola. Come vedete, man mano che voi lo stendete viene assorbito dalla superficie e in alcuni punti sarà assorbito di più, in altri di meno. Io ne passerò poi 2 mani perché sono fondamentali. Mi raccomando, se lo stendete puro come sto facendo io in questo momento dovete tirarlo molto bene perché comunque immettete nella superficie più prodotto rispetto alla quantità che voi mettereste se fosse diluito. Quindi mi raccomando, tiratelo bene, 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 bene. Sono passate circa 2 orette dalla stesura della prima mano e il legno è assorbito bene ed è bello asciutto. Adesso prendo la pittura di prima, ci ho messo dentro un cucchiaio di acqua, ma solo un cucchiaio. Questo perché? Perché la prima base ha assorbito bene ed è tonalizzato, la seconda mi aiuterà a stenderlo leggermente meglio, ok? Quindi una seconda mano ovunque con una impercettibile quantità di acqua, proprio un cucchiaino su un barattolo nuovo. Vedrete che la seconda mano vi si stenderà alla perfezione, molto velocemente, e che la tonalizzazione sarà veramente bella. Sarà un noce corposo molto molto profondo.
Io vado ovunque, in profondità. E via. È arrivata l'ora dell'idrorepellente, è un bicomponente all'acqua. Che vuol dire bicomponente? Due componenti miscelati che creano una superficie super protetta e idrorepellente. Queste porte prendono l'acqua ma solo quando piove di stravento. Non avendo però sopra un cappellino, nulla, lo prendono proprio sempre quando piove e quindi io lo faccio. Ricordate sempre che tutte le indicazioni per l'idrorepellente le trovate sulla scatola, quindi è importantissimo acquistarlo utilizzando anche la scatola, non potete comprare semplicemente il bicomponente A e B senza la propria confezione, ok? Mi raccomando. Io metterò 100 grammi di bicomponente base A e 10 grammi di bicomponente base B. Mi basterà tranquillamente 100 grammi per fare entrambe. Oggi do una mano, domani ne do un'altra. Quindi oggi mi faccio bastare 100 grammi, se non mi bastano voi direte che fai, se non mi bastano ne faccio un'altra, però conoscendo i miei polli, conoscendo quanto rende il mio idrorepellente, so benissimo che con 100 grammi mi faccio entrambe le porte. Anche perché ormai scivola, perché lo stiamo stendendo sopra il protettivo marron glacé. E 10 grammi di componente B. Scusatemi, chiuso molto bene. Sono riuscita. Voilà. Ricordate che quando lo usate dovete poi pulire il bordino, rimettere la prima capsula, meglio ancora se mettere un po' di pellicola e chiudere bene. Ora ne metto 10 grammi. Vabbè, faccio 110. Lui dura veramente una vita, basta chiuderlo bene. Lui è sempre meglio chiuderlo bene, 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 anche con la pellicola. Vedete che Emma ce l'ha già. È importante chiuderlo con la pellicola perché la catalisi, se prende aria, si secca e non la potete più utilizzare. Quindi occhio. Vedete, io sto girando addirittura i due componenti col pennello perché me li miscela meglio e non vado ad immettere corpi estranei tipo un legnetto, meglio di no. Uso le setole del pennello per andare bene fino in fondo, per girare entrambi i componenti nel modo migliore e per miscelare il tutto. Grazie mille, ma così me lo faccio vedere subito come stenderlo. Una cosa ve la devo dire, quando fate questo lavoro dovete avere la porta sempre in orizzontale, sì, il pennello giusto, certo, ben tirato, quindi non sprecate prodotto mettendone di più perché non funziona così. Il bicomponente funziona bene se stirato bene, sottile, perché è una crema, una mousse, non è come il protettivo normale, è proprio una crema che va stesa in modo sottilissimo. Più è steso sottile, più catalizza in fretta e più ripara bene dall'acqua, ok? Ed anche un buon protettivo. Vado qui e parto. Vedete che subito vi sembra bianco. Fin quando voi vedete bianco dovete tirare. Vedete che io non ne sto ancora prendendo. In realtà quando poi diventa trasparente è perché si sta anche asciugando e sta anche tirando. Quindi non abbiate paura nel tirarlo. So che avete quest'ansia perché magari quando utilizzate il protettivo normale fate meno passaggi, proprio per paura di lasciare i difetti, la pennellata. Il bicomponente è un'altra cosa, vedete, va tirato sottile per non lasciare segni. Più è sottile, più protegge, più catalizza bene in fretta. Guardate, vedete? L'ho tirato tantissimo io. Bene, ora continuo. Questa è una delle motivazioni per cui vi posso garantire che 100 grammi bastano per fare una mano dappertutto. I 100 grammi successivi faranno la seconda mano. Anche qua pennellata incrociata perché siamo sicuri che vada bene dentro anche alle vene del legno. Io ovviamente non darò la seconda mano domani se farà brutto, io devo prima guardare che tempo fa domani, ok? Ovviamente stasera devo mettere sulle porte, sì, quindi adesso mi sbrigo, cerco di capire quando saranno asciutte
Ovviamente non prende acqua stasera, altrimenti sarebbe un disastro, ma quando saranno asciutte saranno sistemate su in verticale, saranno messe su, chiudo le persiane in modo che non prendano ovviamente acqua e in modo che asciughino con calma. Se domani dovesse far bello, le lascio asciugare bene anche un pochettino al sole e poi magari verso tardo pomeriggio do una seconda mano di idrorepellente. Se domani non dovesse far bello, no, aspetterò qualche giorno in modo che l'asciugatura sia proprio perfetta in profondità e in modo da poter dare una seconda mano quando la superficie è bella secca. Mettiamo un filo di silicone per far sì che ci siano meno spifferi, proprio un filo, anche da questo lato, e voilà. Faccio anche la parte lunga. Mettiamo ancora un goccino di silicone sopra, per favore, in modo che non si muova. Ho messo il vetro con il silicone sopra e sotto. Adesso metto i rigolini, che ovviamente dipinto con 2 mani di marron glacé e una mano di idrorepellente. Metto i chiodini e la metto in bolla per andare direttamente in casa. Sotto. Prima da me, ok, dritta, perfetto, passa pure, perfetto, un filo di silicone, è tardi e devo finire ancora di mettere sulle porte perché piove tantissimo fuori, quindi monterò la porta dopo aver finito di mettere i secondi rigolini anche sull'altra porta finestra e quando sarà completamente asciutta, magari fra un giorno o 2 perché fuori piove, darò una seconda mano di idrorepellente. Sicuramente sarà il caso questa volta di mettere il nastro carta e di passare l'idrorepellente facendo attenzione a non sporcare i vetri. Sono stata obbligata a utilizzare questi tempisti perché fuori piove. Vi farò vedere le porte e finestre ben montate in tutto il loro splendore, ma quando ci sarà il sole. Anche questo restyling è finito. Non è stato facile perché ha piovuto tantissimo nel restyling di questa porta, ma ce l'abbiamo fatta. Ricapitolando, abbiamo dovuto prendere la porta, smontarla e lavorarla in orizzontale. Una volta tolti tutti i sedimenti della vecchia pittura, tutte le scaglie di vecchio legno che ormai erano in superficie, abbiamo dovuto stuccare utilizzando una miscela di colla mastrodascia e segatura. Dopodiché, dopo aver messo le nostre varie presse, dopo aver di nuovo ricarteggiato gli eventuali rigoli, abbiamo poi passato 2 mani di marron glacé, una pura e una diluita pochissimo. Nel frattempo una prima mano di protettivo idrorepellente, messo i vetri e il giorno dopo ho dato una seconda mano di idrorepellente. Ora nel contesto mi piace perché finalmente è una porta riparata, restaurata, è naturale, ha il suo colore ed è uguale a tutte le altre e farà ancora tanti anni. Mi raccomando, chiedetemi nei commenti ulteriori informazioni perché questa non è una procedura che può piacere o meno, è la procedura da fare quando si deve restaurare un qualche cosa che è antico. Al prossimo restyling. Ciao!